Siamo nel sud-est asiatico, precisamente in Vietnam. Visiteremo questa nazione da nord a sud, passando dalle antiche città del centro. In attesa del tour ufficiale di domani, giriamo senza meta per la capitale Hanoi. E siamo capitati giusto in tempo a Train Street per il famoso passaggio del treno. Ok! Iniziamo oggi la nostra prima vera visita di Hanoi, la capitale, partendo dal tempio di Hoan Thanh. E adesso ci spostiamo lungo le rive del lago con la nostra guida Juan verso la pagoda Tran Quoc. Questo è l'albero del Buddha ed è stato piantato qui nel 1959 dal Dalai Lama. 3 ore di coda, tutti vicini, appiccicati e sudati, per vedere il mausoleo di Ho Chi Minh, che non abbiamo potuto riprendere perché era vietato. Nel parco circostante possiamo vedere il palazzo presidenziale, i vari alloggi e il bunker che Ho Chi Minh ha usato durante il periodo di guerra contro gli americani. E adesso visitiamo il Tempio della Letteratura. Eccoci di nuovo nella strada del treno, ma questa volta arriverà dal lato destro. Una breve visita al mercato centrale mentre andiamo in direzione del lago Hoan Kiem. Arrivati al lago, detto Lago della Spada Restituita, visitiamo l'isola di Giada con il suo tempio della montagna di Giada Ngok Son e la torre della tartaruga. E ora in questo luogo nascosto proviamo il caffè all'uovo. Approvato. E adesso siamo pronti per vedere il famosissimo spettacolo delle marionette sull'acqua. Siamo arrivati alla fine della nostra esperienza nella capitale, città caotica come tutte le città asiatiche,
però molto bella. Sì, città caotica, però anche in contrasto con la calma che appunto viviamo qui sul lago, quindi un po' un contrasto di tante cose, di frenetismo ma anche calma se si vuole, la si trova anche qui in città. E adesso siamo pronti per finire la serata, a cenare e domani mattina partiremo per una nuova meta. Questa mattina partiremo dalla capitale e arriveremo a Mai Chau. Eccoci arrivati dopo 3 ore di auto dalla capitale nella zona più rurale, più contadina di Mai Chau. E adesso siamo a fare il nostro tour in bici fra i campi di riso, che ancora non sono maturi perché la maturazione effettiva avviene a giugno. Đấy, có bà tập dệt không? Một tấm này thì bán bao nhiêu? Hello, siamo vivi! Questa mattina, dopo una breve visita a una fabbrica di bacchette di bambù, ci siamo trasferiti a Pulwong. La giornata di oggi ci riserverà trekking, un trekking la mattina e uno dopo pranzo. E ripartiamo per il trekking del pomeriggio. Che bella discesa, pendenza di oltre il 14%. Il mio ginocchio è al 14%. Inizia a nascere il primo riso. Dopo un'ora e mezzo di trekking ancora non siamo arrivati alla meta, andiamo sempre più nel bosco. Questo rumore mi fa pensare che siamo arrivati alla meta. E ora un bagno non ce lo leva nessuno. Questa mattina siamo in partenza da Pulwong in direzione Ninh Binh. E durante il tragitto adesso ci siamo fermati a vedere i mulini ad acqua che servono per irrigare questi campi di riso. Siamo arrivati nella regione di Ninh Binh. Adesso iniziamo subito la prima escursione dura, Che prevede appunto 500 gradoni, 498, per arrivare alla pagoda in alto. E ora siamo fermi al primo terrazzino con dietro questo bel lago di Lofi. Ci ce vediamo la faremo, in cima. ce la faremo. Siamo quasi arrivati, dai. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in cima, in una delle 2 vette. Tutto bello, il panorama soprattutto. Adesso visitiamo la pagoda di Beach Dong. L'atmosfera che si respira in questo luogo non ha bisogno di troppe parole.
Dopo aver visitato la bellissima pagoda Beach Dong, anche noi proviamo le tipiche barche guidate con i piedi di Tam Kok. Ora si tampona, eh? Thành tinh số 7 nên dịch nó còn một. Eccoci a bordo della nostra nave da crociera che per 3 giorni ci accompagnerà in queste acque del Mar Cinese meridionale, nella baia di Halong e Lan Ha. Queste baie, con le loro circa 2000 isolette, sono diventate patrimonio UNESCO. In questi giorni noi visiteremo grotte, isole, piccole spiagge, useremo kayak, barche, di tutto. Non vediamo l'ora. La seconda meta di oggi è l'isola T-Top, che è una delle mete balneari molto turistica di questa zona. L'ho preso. La principale attività della serata è la pesca del calamaro. Eccoci nel secondo giorno. Ci trasferiamo su un'altra barca per visitare la baia di Lang Ha e da qui faremo l'escursione con il kayak alla Bright Cave, che poi in realtà sono canoe. Io pagaio E io no. e lui non fa nulla. Tamponamento. Risaliti nella barca, adesso ci spostiamo nella zona di Ba Trai Dao per fare un bagno. Dopo aver fatto un breve bagno abbiamo pranzato, adesso ci spostiamo verso il museo e coltivazione di ostriche per ricavare le perle. Also by hatchery by egg. In the body the also make the whole first. About 50% the other die. Yeah. And 30% make pearl not round different color. Yeah. Ultimo giorno di crociera ed anche ultima escursione a Luong Cave.
Finisce qui la nostra visita del nord del Vietnam. Oggi pomeriggio andremo all'aeroporto di Hanoi e per prendere il nostro volo che ci porterà a Hue e inizieremo così a visitare il centro del Vietnam. Ci vediamo al prossimo video.